Ecco, mi chiedo cosa avrebbe pensato Walter Benjamin attraversando le strade e i vicoli che formano il souk di Amman. I passaggi di Parigi sono quelle costruzioni in vetro e ferro che uniscono due strade, piene di negozi e vetrine. Sono le nostre gallerie cittadine. Sono forse il prototipo delle finte piazze dei grandi centri commerciali. In Benjamin sono anche la metafora di Parigi, capitale del XIX secolo, la capitale della modernità. Vetro e ferro come metafora della trasparenza e della forza, luogo dell'apoteosi della merce e della pubblicità. Ecco, il souk di Amman è l'esatto opposto dei passaggi parigini. Cemento in luogo del vetro e del ferro, stretti cunicoli dove si assommano sarti e barbieri, infiniti mercati dell'usato, di merce che è passata di mano in mano, senza necessariamente il consenso del proprietario originale. Negozi che vendono assieme strumenti musicali e uccelli, rendendo omaggio forse alla famosa virtù canora degli splendidi volatili. Venditori di succo di canna da zucchero e poi il mercato delle erbe, tripudio della fratellanza con la chiazza coperta e, come nelle nostre feste paesane, venditori di pulcini, papere, galline, conigli, tutto rigorosamente vivo, come al vivo, sotto i tuoi occhi, è il taglio della carne, e poi erbe e spezie appena colte, camomilla verde, ogni sorta di frutta secca, essenze che sprigionano odore vivo, forte, deperibile. E in questo mi sembra chiaro che passiamo dal vivido istante della vita, povera e difficoltosa che sa il peso della più piccola moneta, al dispendio compulsivo del compri 3 e paghi 2, delle carte di credito, della lunga conservazione, del consumabile. Questi sono luoghi poco decorosi, poco puliti, poco onesti, ma sono luoghi, a fronte dei non luoghi infinitamente uguali delle catene commerciali. Siamo venuti nel souk di Amman per farci incantare dalla vita, dalle urla dei venditori, senza esotismo se è possibile, senza orientalismo se ne siamo capaci. Kusu ala al-Marad al-Azri bidinar. Venite a vedere, ne do 10 per un dinaro. E poi, sulla piazza davanti alla moschea, disoccupati bodignani al sole, con gli strumenti di lavoro pronti per essere chiamati a giornata. Ci fu un tempo in cui una bimba mi regalò per il mio compleanno una scatola di passatempi. Quell'intervento lo chiamammo di arte concettuale. E qui, tra i venditori di lupini, quelli che Antonio Verri si metteva in testa da bambino per fare il verso alla luna, trovo il mio tempo, la mia indolenza antica, la mia sete di vita, la vita dei profughi, gli infiniti campi, qui ad Amman, dove ci sono 1 milione di profughi scappati dalla guerra in Iraq, che celebrano così l'importazione della democrazia, qui in Giordania, dove il 60% della popolazione è palestinese, qui dove il Mediterraneo si coagula e mostra tutte le sue contraddizioni tra bellezza e strazio della storia. Parlo. Tutti i giorni parlo. Le prove alla mattina di Perse che dobbiamo portare al Festival di Ramallah venerdì prossimo. I laboratori
con le donne, con gli studenti dell'Università di Nablus, con gli uomini e i ragazzi di questo paese, Sebastia. E parlo del teatro. E tutte queste persone, più di 100, mi raccontano della loro vita, con le loro speranze, con la loro disperazione. E io muto parlo. Omar, universitario di Nablus, 22 anni. Andavamo tutti gli anni almeno una volta alla grande spianata delle moschee, a Gerusalemme. Ad Al-Aqsa ci andavamo ogni anno, io e i miei fratelli e i miei cugini. Io, i miei fratelli e i miei cugini. Giocavamo, correvamo lungo i grandi muri davanti alla moschea. Un anno ho lasciato mezzo shekel. Era la monetina che ci dava nostro padre nei giorni di festa. E con mio fratello abbiamo cercato una fessura dentro quel grande muro per lasciare quella monetina. Era un gesto strano, fatto di nascosto, perché quel piccolo soldo era la sola cosa che ci poteva dare nostro padre, che lavoro ce n'era poco e i soldi erano tutti sudati. Comunque abbiamo trovato la fessura, quella giusta per lasciarci la moneta. Sono passati più di 10 anni da allora. Non siamo potuti più tornare alla moschea di Al-Aqsa. E questo è il mio segreto. Ed è solo mio ormai. Perché mio fratello è stato ucciso dai soldati israeliani. E solo io posso tornare ora a riprendere la monetina, il nostro mezzo shekel. Io parlo. Tutti i giorni parlo del teatro, dell'importanza di dire e di non restare muti. Ma io muto parlo. E riconosco la mia infanzia, l'infanzia del mio mondo. Rivedo i muri poveri di Lecce d'estate, o le periferie infinite di Milano, il cortile, la ringhiera, e gli odori, e i colori. Rivedo i bambini, finalmente, infiniti bambini, giocare per strada, copertoni di auto, animali, terra e sabbia su cui rotolarsi di continuo. Ci si chiede in questi istanti come sia possibile questa terribile ferita della storia in questo nostro mare comune. Basta guardare più lontano, il cemento e i tetti rossi spioventi degli insediamenti dei coloni, spazi perfetti, puliti e ordinati come una banca. Appunto, come una banca. Parlo e mi chiedo qual è lo spazio del desiderio. Una società laica e aperta, colta e curiosa, che si trova spinta nell'assoluta assenza di giustizia e speranza. Una società che si ripiega nella deriva devozionale. Le classi nelle scuole di questo piccolo paese non sono miste e a noi ci chiedono di lavorare separati. Stiamo lavorando in Samaria. La parabola di Gesù del buon samaritano cerca di spiegare chi è il prossimo a sé che si deve amare. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono. Lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi sopra olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.
Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Ahmad è un ragazzo palestinese con cui abbiamo lavorato già 3 anni fa in Giordania. Con lui abbiamo lavorato anche quest'anno ad Amman. È un bravo attore con molte prospettive davanti a sé per questo duro mestiere. Il Festival di Ramallah è riuscito ad avere un permesso d'ingresso per 1 settimana per il nostro spettacolo con lui. E ieri sera è arrivato in Palestina. Ahmad, ragazzo palestinese, vede oggi per la prima volta la sua terra all'alba. تذكروا دائما أن لهذا الشعب 7 أرواح. إذا ماتت واحدة نهضت الأخرى أكثر جمالا وشبابا. إذا ماتت واحدة نهضت الأخرى أكثر شبابا وجمالا. È un ragazzo forte, enorme. Per National Geographic sta facendo il ruolo di Gesù in una docu-fiction. E si può dire che Ahmad, giovane attore palestinese, impersona ora il palestinese più famoso della storia. Qui a Sebasti c'è un antico teatro romano. Questa città si chiamava Augusta e forse ne ha parlato Italo Calvino. Alcuni dicono che qui Salomè chiese la testa del Battista. Una scolaresca tutta di bambine fa visita ai ruderi romani. Dalle colline spunta qualche carro armato israeliano. Proteggono un nuovo insediamento di coloni che si espande. Le bimbe, evidentemente abituate al terrore ordinario, abbassano gli occhi. Questo popolo ha 7 anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Questo popolo ha 7 anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Gli insediamenti dei coloni, ossessivamente, mi ricordano i film western. Western, si sa, significa occidentale. Una evidenza che forse non si ricorda abbastanza. Arrivano gru, bulldozer e auto da guerra corazzate. Prendono una collina che domina la vallata circostante. Se c'è un villaggio di 800.000 persone, viene evacuato e confiscato. Le case costruite vengono donate a ondate di emigranti che provengono da ogni parte del mondo. Mi chiedo se sia pensabile questo se accadesse in Brianza. Gli insediamenti sono un abuso disumano. Ho incontrato decine di uomini e donne che hanno portato racconti, sogni, canti. E tutti hanno una storia di espulsione, di lutto, di violenza subita da 60 anni. È difficile. È maledettamente difficile parlare di pace in questi posti. E il mio teatro tenta di fare questo. E cerco le parole di Capitini, di D'Orso, di Rossidoria, di Danilo Dolci. E mi chiedo come sia possibile pace senza giustizia. E mi chiedo come sia possibile il teatro senza umanità e un senso profondo del fare giustizia. Ecco, non capisco come si possa fare poesia ancora con questa ingiustizia profonda che continua e che può solo produrre disastri e disperazione. Eppure forse proprio in questa disperazione le donne e gli uomini possono ancora trovare uno scarto ultimo di umanità. Parlo di Gilgamesh e di come il suo raccontare ad altri, il suo raccontarsi, renda immortali. Tutto si assomma in un miracoloso attendere delle parole, un dipanarsi quasi bambino degli sguardi,
Un silenzio che chiede continuamente e insaziabile. Chiede: tornerete? Tornerete ancora? Certo vorremmo. Le attraverseremo sempre queste frontiere. Gerusalemme, la città santa, o meglio, la città sacra, perché questo luogo molteplice conserva qualcosa di assolutamente osceno, qualcosa di assolutamente profano. Regno incontrastato del turismo religioso, forma blasfema della contemporaneità. Quello che colpisce, in una prospettiva laica e umanissima, è il carico di violenza che questo luogo assomma in sé. La presenza militare israeliana dialoga con la presenza di Dio e delle 3 religioni monoteiste che hanno in questo luogo il destino della compresenza, dell'intreccio. Trama che trama nell'oscurità della violenza. Non invento certo io il nesso tra violenza e sacro, tra violenza e Dio. Per Walter Benjamin c'è una profonda connessione da riconoscere tra, da una parte, il carattere non sanguinario della violenza divina e, dall'altra, la purificazione. Infatti il sangue è il simbolo del puro fatto di vivere. Violenza nel luogo sacro per eccellenza. È come se si scatenasse il concreto piano del simbolico sacro, in tutta la sua violenza costitutiva. Il Santo Sepolcro racchiude la pluralità delle differenti professioni cristiane e nel medesimo luogo si sovrappongono simbolo a simbolo, reliquia a reliquia. Luogo che si dice abbia visto la crocifissione, l'unzione, la sepoltura e la resurrezione di Gesù. Teatro costante di scontri tra le diverse tradizioni cristiane, dove nessuno può spostare neanche il minimo oggetto. Le chiavi di questo santo luogo sono da decenni conservate da una famiglia araba, la famiglia Al-Ghudaya, che alla mattina apre il Santo Sepolcro per poi chiuderlo al tramonto. Possiamo dire che questa famiglia araba ha messo d'accordo tutti i contendenti cristiani da quasi 1 secolo e mezzo. Nel prospetto del Santo Sepolcro si trova da più di 50 anni ormai una scala di legno. È oramai transennata. Nessuno può avvicinarsi e permettersi di toglierla senza scatenare la rivolta degli altri fedeli. Un solo nome ed un tessuto simbolico differente, pronto ad esplodere. Cerchiamo di avvicinarci alla moschea di Al-Aqsa. Dei soldati israeliani armati ci impediscono di entrare. Il venerdì e il sabato non si può entrare. Negli altri giorni, da diverse settimane, se hai meno di 50 anni e sei arabo, non puoi comunque entrare. È il luogo da cui Maometto ha effettuato il suo viaggio mistico, la profezia della scala. Molti studiosi sanno che questa visione di Maometto ha influenzato Dante e la sua Divina Commedia. Andiamo verso il muro del pianto. Metal detector. Tutto molto pulito e tecnologico. Tutto molto composto e ordinato. È sabato. Non si possono fare riprese con la videocamera. Non si può fumare.
Ogni ebreo, si dice, deve passare di qui almeno una volta. Ai piedi del Tempio, il Sancta Sanctorum, la scala che porta al cielo e a Dio. Questo Dio a Gerusalemme non è unico. Si fa fatica a trovarlo nelle 1000 croci di ogni dimensione, nelle colombe con ramo d'ulivo che dicono shalom, nelle armi spianate, nel macello umano, nel luogo della separazione dalla umanità. Macello. Questa è la sensazione più chiara. Macello che respinge nell'assurdità della violenza migliaia di donne e di uomini. Non si può essere felici in un infinito campo di concentramento. Non si può essere felici a pensare che i luoghi più sacri di tanta umanità siano violati dalla violenza cieca degli eserciti. Il muro, il muro, il muro. 600 chilometri di un muro alto 8 metri. Quello di Berlino era di 155 chilometri per un'altezza di 3 metri. Esercizi antichi del caro Occidente, forme attuali dell'apartheid. Adorno si chiedeva come fosse possibile cantare dopo Hiroshima e Auschwitz. E tutta la mia formazione, legata alla cultura ebraica, Benjamin, Jabez, Derrida, l'aver usato la voce del grande poeta Isaac Katzenelson per il mio primo spettacolo con Astragali. Questo sanguina. Questa è la ferita profonda del nostro mare. E non c'è pace laddove un genocidio si compie. Molti si chiesero come fu possibile non accorgersi di ciò che stava accadendo nei lager. Noi oggi, piccole donne e piccoli uomini di un piccolo teatro di provincia, ci chiediamo come sia possibile tacere di questo crimine assoluto che distrugge la vita di migliaia di persone. Gerusalemme, luogo dove ancora il povero Cristo sanguina, luogo dove la religione non può giustificare nessun tipo di ingiustizia, nessun tipo di violenza. E noi scarrozzanti a chiederci ancora dove possiamo fare il nostro spettacolo, dove si trovi esattamente il teatro dove dobbiamo lavorare.